Ciao cari amici, oggi parlo con voi dell'era tecnologica, potrei dire anche età tecnologica. Significa che oggi è al centro dell'universo. Molti chiamano il nostro periodo storico postmoderno o postmodernismo. Questo è avvenuto con un cambiamento molto accentuato negli anni 50, dall'arte all'economia globale, un mutamento nello stile delle persone. Volutamente nel mio libro l'ho chiamata era tecnologica. Avrei potuto dire anche era dell'informatica, ma mi sembrava molto restrittiva. Cosa significa era tecnologica? Significa un rapporto intimo dell'uomo con la tecnologia nel suo quotidiano, sostituendo il rapporto fra uomo e uomo, fra le persone e rischiando di perdere la propria nozione umana, creando così una confusione mentale e psicologica, non distinguendo più il reale dal virtuale. Questa è la mia definizione. Non sono uno storico e non ne ho la pretesa. Sarei un riduzionista, collocando una data di inizio di un periodo storico non avendone neanche la competenza. Con il nome che ho dato al periodo storico non voglio dire che il mondo si è trasformato completamente nel passaggio dall'era contemporanea, postmoderna e postmodernismo, arrivando all'era tecnologica. Ancora in molte parti del mondo si vive un periodo differente, come ho detto nella puntata precedente, nuova era e periodo. Vorrei dire che il nostro è un cambiamento radicale con il passato. Ma cosa porta a questa era tecnologica? È un passaggio ancora abbastanza lento da sensibile al virtuale. Mentre parlo, molte persone da ogni parte del mondo mi guardano negli occhi e mi vedono, ma io non vedo nessuno. Arriverà il momento che non si saprà più se siamo reali, se esistiamo o siamo ologrammi o robot. Vorrei ricordare il famoso filosofo francese Cartesio, matematico e scienziato, vissuto tra il 1596 e il 1650. Entra in gioco il dubbio metodico. Non faccio nessuna indagine sulle verità e cerco solo di immaginare il mondo ad avvenire. Cartesio già aveva dei dubbi dell'esistenza reale. Mi piacerebbe interloquire con Cartesio in questo secolo XXI per parlare dell'era tecnologica. Nell'insensibilità esiste una certezza, la mia esistenza. I sensi ci ingannano. Una volta che siamo stati ingannati, è difficile avere fiducia nuovamente, ma io esisto, questo è certo. La vita sociale tende a sparire. Se andrò in aeroporto ci sarà una macchina che mi riconoscerà e non ci sarà nessun umano che parlerà con me. Sarà la tecnologia a darmi il lascia passare. Sarò io stesso a spedire le valigie e sarò sempre io a dovermi controllare mettendomi davanti ad una macchina e non potrò nemmeno discutere con qualcuno. L'uomo con l'era tecnologica è tornato al suo stile di vita al tempo della creazione. Vive in un mondo ideale e non ha bisogno di lavorare. Ci sarà un ritorno inevitabile. Torneremo nelle piazze, stando seduti, aspettando la sera,
a leggere, a camminare, a pensare, ma ci sarà lavoro solo per alcuni. Ricompariranno filosofi, grammatici, matematici, pittori nelle botteghe. Nessuno avrà voglia di viaggiare. Le distanze si allungheranno nuovamente, i trasporti saranno solo sulle due gambe, la locomozione sarà costosissima. C'è sempre un ritorno al passato. Dopo tanta tecnologia che sostituirà in tutto e per tutto l'uomo, cosa resterà? Ci vorrebbe una morale tecnologica e un'etica tecnologica. Qui in questo mio mondo non esiste un partito, esiste un buon senso comune, un benessere universale, altrimenti tutto è inutile. Il mondo è un corpo e per funzionare in armonia tutto deve essere sano. Grazie di cuore per l'attenzione e un grazie speciale a tutti gli iscritti e a chi ha messo il like. Chiedo gentilmente se ti va di iscriverti al mio canale YouTube e azionare la campanellina. È un prezioso aiuto allo scrittore e sarai aggiornato. Ciao, a presto e a chi festeggia San Valentino, auguri!